Ciao a tutti e benvenuti a Liviana in Cucina. Quando è estate, di cosa si va ghiotti? Di ghiaccioli e gelati. Per quanto riguarda i secondi, vi rimando a qualche altra puntata. Ma per quanto riguarda i primi, i ghiaccioli, oggi seguite questa puntata e ne vedrete delle belle. Sia il modo di farli, io uso prevalentemente frutta, li faccio di frutta al 100%, sia il metodo. Stanca di continuare a comprare stampini e legnetti, ho imparato a farli con la macchina del sottovuoto. Io ho scelto come frutta dell'anguria, un arancio, la pesca e il melone. Potete scegliere la frutta che i vostri figli o vostro marito prediligono di più. Lasciamo la frutta da parte, che poi andremo a frullarla, e dedichiamoci al come preparare questi polaretti. Ho un rotolo, quelli senza chiusure, per il sottovuoto. In questo caso usiamo la macchina del sottovuoto solo ed esclusivamente per sigillare, in modo da fare delle strisce sigillate che dopo andremo a riempire. Una, poi potete tenerle o tutte unite oppure tra una e l'altra le fate doppie. Ecco qua, ho fatto lo spazio. Dopodiché ne preparo un altro, tengo la misura, adesso vi faccio vedere, se no, in questo modo posiziono la sigillatura sul bordo nero, chiudo, sigillo. Quando lampeggerà è pronto, vado ad aprirlo e vedete che è sigillato. Poi ne fate un'altra sigillatura subito dopo per poterli tagliare. Ecco qua, questo spazio andrete, prendete una forbice dove ho lasciato lo spazio. In questo caso io l'ho lasciato abbastanza grande per farvi vedere a voi come andavo a farlo. Poi lo vado a tagliare. Questo qua invece l'ho lasciato più ristretto, seguo perfettamente la linea. Allora il mio primo è pronto e anche l'altro, vedete, avevo fatto doppia sigillatura, quindi è pronto. E così procedo man mano. Lascio sempre uno spazietto. Potete fare il discorso inverso, cioè mettere dentro il rotolo per chi ha quello con l'inseritore, va a sigillare. A questo punto usate la taglierina e vi rimane sigillato. A questo punto ho preparato i miei contenitori. Voi potete, quando avete tempo, prepararvene quanti ne volete, li lasciate lì, perché in questo momento sono sigillati da tutti e quattro i lati, quindi non prendono né aria né niente, rimangono sterili. Poi, nel momento in cui li vado a utilizzare, apro una parte. Passiamo alla frutta. Per questa ricetta non vi serviranno i fornelli, ma vi serviranno coltelli e frullatore a immersione. Tagliate per prima cosa una fetta, io parto dall'anguria. Se riuscite togliete dei noccioli e mettete nel boccale del frullatore. Questo trucco l'ho scoperto anche perché quando compravo l'anguria e ne avanzava un po', finiva che poi magari non la mangiavamo e veniva sprecata, e come ben sapete noi odiamo gli sprechi. In base a quanti ne volete fare, tagliate le fette. Eccoci qua. Anguria dolcissima. Frullatore a immersione.
contenitore, colino a maglie abbastanza larghe e vado a filtrarla in modo che se ci fossero dei semini si bloccherebbero. A few moments later. Ecco il risultato. Lascio da parte e passo, tipo possiamo passare al melone, quello che volete ragazzi. Io adesso vi faccio vedere 2 o 3 cose, non di più. Melone, tolgo la mia fetta. Naturalmente più la frutta è matura meglio è, perché non gli vanno aggiunti zuccheri naturali. Però durante la preparazione assaggiatela la frutta, perché se è aspra magari gli aggiungete dello zucchero, del fruttosio, della stevia, qualcosina gliela potete aggiungere. E anche questo via. Naturalmente frullate tutto bene, perché i bambini non devono sentire pezzetti di frutta perché non gli piacciono. E anche il melone è pronto. A questo punto andiamo a preparare i nostri polaretti. Taglio la parte sopra di un polaretto, di un contenitore. Vado a mettere il mio imbuto e parto dal melone e vado a riempire. Se è troppo lo svuoto un pochino, pulisco la parte finale, vado a sigillarlo. Voilà, la magia è fatta, pronto per essere riposto in freezer. Poi passiamo a fare l'altro. Guardate che bei colori invitanti. E voilà, e vado avanti. È pronto anche questo. Volendo, per far divertire i miei bambini, anche cresciuti, posso mixarli. Un po' di melone, un po' di anguria. Anche questo è pronto. Ne ho preparati, vado a metterli in freezer. A dopo! The next morning. Sono passate 24 ore da quando li ho messi in freezer. E guardate, pazzeschi. Vado a aprirne uno e sa proprio di frutta. Un ghiacciolo fatto e finito. Provateli! I miei ghiacciolini, mi si congela la lingua per voi!